Era sera e il vento soffiava leggero tra le case. Matteo e Zibù camminavano piano tenendosi per mano. La pioggia aveva appena smesso e nell'aria si sentiva odore di terra bagnata e biscotti, Guarda, una strada nuova. disse Matteo. In mezzo a due palazzi che conosceva benissimo era comparso un vicolo che non avevano mai visto. Era stretto, ma pieno di lucine dorate appese in alto. Alla fine del vicolo c'era un'insegna che brillava anche senza elettricità. C'è Zibù, negozio delle storie non raccontate. Zibù piegò la testa. C'è Zibù? Nome curioso. Entriamo. Chiese Matteo. Certo, Rispose Zibù. le storie che non vengono raccontate si annoiano e io odio quando qualcuno si annoia. Appena varcano la porta, una campanella suonò con un pling luminoso. Dentro il negozio sembrava un piccolo universo, scaffali altissimi, scale che salivano da sole, oggetti strani dappertutto. Un guanto che salutava da solo, una palla di vetro con la pioggia che cadeva all'interno, un orologio che ticchettava solo quando qualcuno sorrideva. E in fondo, dietro un banco di legno, una figura gentile, con cappello largo e occhi curiosi, Oh oh oh, benvenuti! disse con voce calda. Io sono Cezzibu. Custodisco le storie che nessuno ha finito di raccontare. Matteo fece un passo avanti, Storie dentro gli oggetti? Proprio così. rispose il negoziante. Ogni cosa qua dentro è una storia che aspetta di essere ricordata. Il primo oggetto che Zibù notò fu un orologio d'argento. Dentro non c'erano numeri, ma piccole immagini in movimento. Un bambino che rideva, una signora che impastava, un cane che correva, È l'orologio del tempo sospeso. spiegò Cezzibù. Contiene un minuto che qualcuno non ha mai vissuto. Ogni volta che lo guardi, quel minuto torna a cercare il suo posto nel mondo. Zibù lo toccò con la zampa e per un istante nella stanza si sentì la risata di un bambino lontano. Matteo chiuse gli occhi e sorrise. Mi sembra di conoscerlo. Forse sì, Disse il negoziante. forse un minuto del tuo papà quando era piccolo. Più avanti, Matteo trovò una piuma azzurra che si muoveva da sola su un foglio. Scriveva parole piccolissime, come bisbigli. È la penna di una fiaba che non è mai stata finita. Disse Gezzibù. Scrive da sola ogni notte, sperando che qualcuno legga e aggiunga l'ultima frase. Zibù saltò sul banco e guardò da vicino. Sul foglio comparivano le parole. E poi il piccolo camaleonte capì che i colori non servivano a nascondersi, ma a farsi trovare. Zibù rise piano. Mi sembra una storia che mi assomiglia. In un angolo una scatola di legno tremava leggermente. Cosa c'è dentro? Chiese Matteo. Voci, Rispose Cezzibù. voci che qualcuno ha perso mentre cresceva. La risata di un nonno, la canzone di una mamma, il primo ti voglio bene di un bambino. Matteo aprì piano la scatola. Ne uscì un piccolo suono, la voce di un bambino che rideva forte, felice. Si diffuse nella stanza, come se il tempo si fosse sciolto. Zibù chiuse gli occhi e disse piano. Ogni volta che una risata viene dimenticata, il mondo perde un po' di luce. Zibù annuì. E per questo la conservo qui, perché ogni storia ha bisogno di una voce per rinascere. Proprio mentre stavano per uscire, un barattolo cadde da uno scaffale. Non si ruppe, ma si aprì. Da dentro uscì una piccola scintilla che si liberò nell'aria e girò intorno a Matteo e Zibù. Zibù sorrise. Ah, è successo di nuovo. Ogni tanto una storia sceglie da sola chi vuole raccontarla.
La scintilla atterrò sulla mano di Matteo, si aprì come un fiore di luce e mostrò un'immagine. Un bambino e un camaleonte che camminavano dentro un bosco di lanterne. Ehi, Sussurrò Zibù. questa è la nostra storia! Cezibù annui. Ogni storia che vivete un giorno finirà qui, in attesa che un altro bambino lo scopra. Quando uscirono dal negozio, il vicolo sembrava più corto. Le lucine si spensero piano, una dopo l'altra. Matteo si voltò indietro, ma la porta del negozio era sparita. Zibù, tu credi che Cezibù sia reale? Zibù sorrise. Forse sì, o forse tutti i negozi che raccontano storie vivono dentro chi sa ancora ascoltarle. E nel silenzio della notte un suono lontano di campanella. Pling! Risuonò per un ultimo istante. A casa Matteo trovò qualcosa in tasca, un piccolo bottoncino di vetro con dentro una scintilla di luce. L'avrò preso nel negozio. Mormorò. Quando lo agitò, sentì una voce minuscola, come un sussurro. C'era una volta un bambino e un camaleonte che scoprirono che le storie non finiscono mai. Zibù rise piano. Beh, Disse. forse dovremmo tornare da Cezibù. Scommetto che una storia come la nostra ne vuole ancora un capitolo. E così, mentre la notte calava, un piccolo bagliore illuminò la stanza. Un bottone brillò e per un istante parve che una nuova porta si aprisse da sola sul muro. Fine, o forse solo l'inizio. Un bacione a tutti voi bambini. Mua. Da Zibù, Matteo e il negoziante.